Salve a tutti, sono Roby Rocks e oggi volevo parlarvi della GE200, la pedaliera realizzata da Moer, eccola qua. Questa pedaliera rientra in quelle categorie di pedalboard compatte, relativamente economiche e possono andare bene sia per piccoli live ma anche per lo studio in casa o in sala prove. Iniziamo col dire che la qualità sonora, ovvero la fedeltà di simulare digitalmente i vari ampli, i vari effetti, ovviamente non è paragonabile con le sorelle maggiori top di gamma. Però quello che fa questa piccola pedaliera lo fa molto dignitosamente e anche molto bene per quel che costa. Infatti questa pedaliera rientra in quelle categorie che stanno sotto i 300 euro. È molto piccola, come si può vedere, riesce a entrare benissimo nella classica tasca del soft case delle chitarre, diciamo, o anche una piccola valigetta, e cosa non da poco, è in metallo, non è in plastica ma è in metallo. Questo fa sì che la rende sì molto piccola e molto compatta, ma anche molto robusta. Andiamo a vedere nel dettaglio come è composta questa pedaliera. Bene, questo è il pannello delle connessioni e questi sono gli ingressi e uscite che possiamo trovare. Un aux in dove possiamo collegare una nostra sorgente sonora, per esempio un lettore MP3, exp 2 dove possiamo collegare un pedale d'espressione esterno, in dove andremo a collegare la nostra chitarra, e le due uscite mono L o R per lo stereo. Abbiamo un'uscita cuffie, una presa USB per poter collegare la G200 al computer. Inclusa nella confezione c'è anche l'alimentatore da 9 volt che eroga almeno 600 mAh necessari per il funzionamento. Non c'è nessun pulsante di accensione perché nel momento in cui viene collegato l'alimentatore G200 si accende automaticamente. Nel pannello frontale abbiamo 3 foot switch dove i primi due servono per avanzare di uno o retrocedere di uno i preset che, se premuti insieme, attivano l'accordatore. Il terzo foot switch serve per il tap tempo oppure per la selezione delle scene, ne abbiamo a disposizione due, e se premuto insieme al secondo attiva il looper. Qui abbiamo il pedale di espressione che, anche se piccolo, è molto preciso, però va calibrato al primo utilizzo. In alto abbiamo due soli controlli: il master volume, che serve appunto per alzare o abbassare il volume generale della pedaliera, quindi questo va a influire sia sull'uscita main sia sull'uscita cuffie. E a destra abbiamo il selettore che ci permette di selezionare vari parametri con la funzione push per confermare o meno la nostra selezione. Nella parte sottostante lo schermo LCD abbiamo 9 pulsanti più 1 che ci permettono appunto di attivare o disattivare i 9 blocchi effetto, quali blocco FX o compressore, DSOD che è il blocco overdrive, blocco amplificatore, blocco cabinet, blocco noise gate, blocco equalizzatore, blocco modulazione dove sono presenti chorus, flanger, phaser, blocco delay e blocco riverbero. Il decimo pulsante rhythm ci permette di attivare o disattivare la funzione ritmica, ovvero attivare o disattivare una batteria elettronica. Sotto il selettore abbiamo gli ultimi 6 pulsanti che ci permettono appunto di save, salvare il nostro preset. XP serve appunto per configurare e calibrare il pedale di espressione. Control Tap serve invece per configurare il pulsante Control Tap. System è un pulsante dove si può entrare per modificare i vari parametri globali di sistema, mentre Play e Chain vanno a cambiare la visualizzazione sullo schermo. Play ci permette di visualizzare il numero e il nome del preset attualmente attivo e viene utilizzato appunto in un contesto live, mentre Chain, come possiamo vedere, ci permette di visualizzare la catena effetti e successivamente di poter modificarla.
La creazione e la gestione di preset con Moer GE200 è veramente molto semplice e intuitiva e si riesce a fare tutto con il solo ed unico selettore. In modalità play, come abbiamo visto prima, possiamo, andando a destra o a sinistra, selezionare i vari preset precedentemente salvati. In modalità chain, invece, possiamo andare a modificare qualsiasi cosa all'interno della nostra FX chain. Per spostare per esempio il noise gate che vediamo all'inizio della catena alla fine della catena, basta solamente posizionarci con il selettore che vediamo indicato da una freccetta gialla sopra l'effetto desiderato, in questo caso il noise gate, premere il selettore e spostarlo fino alla posizione desiderata. Per posizionarlo basta premere una seconda volta. Per modificare un blocco effetto non si deve fare altro che cliccare sul pulsante corrispondente. In questo caso voglio cambiare l'amplificatore, clicco su amp ed entro nella schermata relativa all'amp. In questo caso, per cambiarne il tipo basta che mi posizioni sul nome, premo una volta il selettore e la selezione diviene verde. Comincio a scorrere fra le varie opzioni. Una volta che ho scelto la simulazione di amplificatore desiderata non devo fare altro che premere un'altra volta per confermare. La stessa cosa dicasi per ogni parametro. In questo caso abbiamo gain, bassi, medi, alti, presence e master. Mettiamo che per esempio voglio ridurre la presence, quindi mi sposto sul parametro desiderato, premo una volta e il selettore diviene verde e ruotando a destra o a sinistra vado a modificare il parametro a piacere. Una volta che ho modificato premo nuovamente il selettore per confermare. Per uscire dalla visualizzazione, in questo caso del blocco amp, basta premere nuovamente chain. I pulsanti illuminati di verde stanno a indicare quali blocchi sono attualmente attivi, mentre i pulsanti spenti indicano che quei blocchi sono attualmente disattivati. Se per esempio voglio andare a modificare un effetto di modulazione che in questo caso è spento, nel momento che vado a modificarlo verrà in automatico attivato. Per disattivare un blocco bisogna selezionare il blocco interessato, in questo caso voglio spegnere la modulazione e cliccando nuovamente un'altra volta vado a spegnerlo. Funzione molto importante è il control tap, che se utilizzato in questa maniera di default serve appunto per impostare il tap tempo. Oppure può essere utilizzato per selezionare una fra le due scene. Basta entrare in control tap, selezionare la modalità control e tramite questa schermata indicare quali blocchi effetti andranno a switchare e quindi a passare da modalità attiva a disattiva ogni volta che viene premuto il pulsante control. Per esempio in questo caso vado a indicare a GE200 che premendo il pulsante control dovrà attivarmi o disattivarmi il distorsore e anche il riverbero. Esco premendo nuovamente su chain. Ora, come possiamo vedere, quando vado a premere Ctrl Tab, il distorsore e il riverbero vengono attivati o disattivati. Ora sono attivi, ora sono disattivi. E questa in sostanza è un controllo delle scene. Una funzione molto interessante è quella di poter variare i vari parametri dei vari effetti tramite l'utilizzo del pedale di espressione. Per esempio, entrando nel menu, selezionando il pedale e impostando la funzione merge, posso decidere di andare a modificare il gain dell'amplificatore tramite appunto il pedale di espressione. Per far questo mi posiziono su gain, attivo la modifica del gain e abbasso il pedale a 0 e imposto il valore del pedale al minimo, in questo caso metto 12. Poi alzo il pedale al massimo e vado ad impostare il valore del pedale al massimo. Premo una volta per confermare. Ora, muovendo il pedale di espressione, come si può vedere, andrò a variare il parametro gain dal minimo che è 12 al massimo che è 69 in questo caso. Bene, adesso che ho collegato tramite cavo USB la Moer al mio computer, possiamo dare anche un'occhiata all'applicazione per PC Windows e Mac,
che si presenta così, dove in alto abbiamo il numero e il nome del preset attualmente in uso, i vari parametri del blocco effetti selezionato, in questo caso l'FX, e qui in basso abbiamo tutta la catena effetti, mentre a destra abbiamo l'elenco di tutti i preset attualmente memorizzati, ovvero salvati nella GE200, e nella parte alta abbiamo la possibilità di salvare le modifiche, importare o esportare i nostri preset. Analogamente a come succede quando creiamo o comunque modifichiamo un preset direttamente dalla pedaliera, possiamo selezionare l'effetto che ci interessa e modificarne i vari valori, spostarlo di posizione, attivarlo o disattivarlo. Tutto quello che andremo a fare sull'applicazione avrà effetto immediato sulla pedaliera, e viceversa, se andremo a modificare vari parametri dalla pedaliera, come sto facendo per esempio in questo caso, si avranno effetti immediati anche sull'applicazione. Detto questo, andiamo a sentire come si comporta la GE200. Bene, cominciamo a sentire alcuni preset di fabbrica. Sto suonando con una Gibson Les Paul. Questo preset, che si chiama Tube Drive, dovrebbe essere una simulazione di un Orange 50 watt. Andiamo a sentire. Il seguente preset che andremo a sentire è un Power Stack, che dovrebbe essere la simulazione di un PV 5150, quindi diciamo così alla Van Allen. Sentiamo un po'. Il prossimo effetto è la simulazione di chitarra acustica. Bene, il prossimo effetto che andiamo a sentire è il Classic Metal. In questo caso è stato realizzato utilizzando la simulazione di un Marshall JCM 900. Andiamo a sentire. E dimenticavo, ultimissimo preset che andiamo a sentire, ovviamente ci manca qualcosa di pulito, quindi andiamo a sentire l'Ultra Clean. Bene, in conclusione possiamo dire che questa GE200, dalle dimensioni compatte e comunque dalle funzionalità complete, può tornare utile non solo per l'utilizzo in sala prove
o a casa in studio, ma può tornare utile anche come sistema di backup da portarsi appresso durante i live nel caso il nostro sistema principale abbia qualche problema. Inoltre può essere un valido entry level per tutte quelle persone che si avvicinano la prima volta al digitale o che comunque desiderano fare prima un po' di pratica prima di avventurarsi nell'acquisto di pedalboard molto più costose e anche molto più complesse. Va detto che a gennaio 2019 dovrebbe entrare in commercio anche in Europa la GE300, ovvero la sorella maggiore. Presumibilmente comporterà un abbassamento dei prezzi della GE200, potrebbe essere un ulteriore incentivo all'acquisto appunto della 200 anziché della 300. Con questo ho concluso, spero che il video possa essere stato utile. Se avete domande o dubbi non dovete fare altro che scrivere sui commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!